Ciao amici, oggi vi mostro come montare il thermoscud specifico per Agility 300 della Tucano, quindi questo è il modello esatto, l'R210X. Piccola riflessione prima di cominciare. Pensavo non mi servisse, però in effetti con temperatura inferiore a 10 gradi e per tragitti che non sono piccolissimi e in città, quindi a bassa velocità, diciamo che il freddo alle gambe comincia a essere non proprio tollerabile. Avevo provato a gestire la cosa mettendo abbigliamento termico, però poi se ci si trova a stare in ufficio con abbigliamento termico è necessario andarsi a cambiare, la cosa un po' mi pesa, quindi taglio la testa al toro, monto questo thermoscud e vi dico come mi trovo. Poi un'altra cosa, utilizzo lo scooter per il tragitto palestra-casa, dunque effettuare un tragitto di qualche chilometro sui 60-70 all'ora dalla palestra a casa caldo e senza coprigambe, diciamo che non è piacevole e quindi alla fine ho ceduto alla tentazione. Quindi procedo al montaggio e vi aggiorno. Ciao! Istruzioni e fascette. Ok, quindi le istruzioni. Magari prendiamo quello in italiano. Ok. Quindi procediamo a ancorare questo così. È fortissimo questo strappo, giustamente, va bene. Poi io questi non li voglio utilizzare, quindi i buchi sulla carrozzeria non li voglio fare, dunque al massimo stringo questo e va bene. Vediamo un po', facendo andare questi qua. Questi non li userò, mi sa. Ok, quindi allora questi da mettere giù, questi qua da mettere più giù. Ok,
Aspettiamo un po'. Quindi questi però li tiene. Il problema è che non lo tiene bene, quindi farlo ritornare qua. Ok, questo ci va bene. Questo tirato giù. Va bene pure, ok. Questo non... un po' sotto, diciamo. Però mi posso mettere un po' più dentro, no, va bene così. Signori, in teoria si monta in un minuto sto coso, perché io non voglio andare a fare i buchi, andare a utilizzare, diciamo, i buchi a cui ancorare questi, quindi mi devo inventare un modo per fissare questo e così sembra più o meno andare. E in teoria abbiamo fatto. Quindi prendo questo e questi invece queste erano le spugnette per evitare di rovinare la carrozzeria. Ora mi chiedo dove le hanno messe. E questo poi che serve? Ah, per gonfiare questo, ok. Quindi qua in pratica se serve. Ok. Queste. Io non saprei dove metterli però questi, perché diciamo che la carrozzeria non è che me la tocca un granché. Non mi pare rovini la carrozzeria questo aggeggio. Qua poi si mette la catena, però eviterei proprio. Quindi direi che sta roba se ne ritorna a casa. Questa è una carta che non costa mai. E provo a gonfiare questi. Due.
che dite? È brutto, è bruttissimo questa cosa, però è utile, però mi serve, però me lo faccio piacere perché se Dio vuole potrò andare, diciamo, in giro senza problemi di freddo alle gambe, che in questa stagione, ahimè. Allora amici, tempo di montaggio reale sono meno di 10 minuti e sinceramente ho perso più tempo a capire a cosa servissero tutti questi altri laccetti e fissaggi che personalmente non utilizzerò, perché questi fissaggi qua prevedono di bucare, di utilizzare in pratica delle viti che vanno qui dentro, e francamente non ne vedo proprio l'utilità al momento. Poi magari non lo so se con l'uso mi accorgerò che da lì passa l'aria, però ho utilizzato queste cinghie qui per ancorare ancora più in maniera solidale a questa il thermoscoot. Sotto si è messo, aspettate che vi faccio vedere, c'è questo incastro qui che spero riusciate a vedere, che si attacca in un secondo, quindi in effetti tempo di velcro molto solido, che è la prima cosa da attaccare, come vedete in pratica nel video che vi ho mostrato in prima persona, quindi con la webcam messa addosso. E poi ultimo step, gonfiare sta roba qua per tenere solido, così in questa posizione il thermoscoot dovrebbe coprire meglio. Vi mostro adesso alcuni dettagli. Qui vedete l'apertura per l'accesso alla manopola che in pratica regola l'accensione e l'apertura del sottosella, che è collegata tramite un elastico che la tiene sempre abbassata. Qui mostro invece l'interno della copertina, che è fatto di un pelo davvero caldissimo, e sulla destra invece la sacca per il cellulare o per quello che vi pare, che è comunque protetta dalla pioggia. Quindi diciamo forse è un montaggio non proprio perfetto, perché ignoro delle componenti, sì, lo ammetto, ma penso sia più che sufficiente per quello che mi serve. Poi ci sono delle gomme per preservare le carene, e questo che è un accessorio che serve per facilitare in pratica il gonfiaggio qualora vi dovesse servire, ma non mi è servito. Amici, due piccoli accorgimenti: ho aggiunto una di quelle spugnette date in dotazione al thermoscoot qui sotto, per evitare che la fibbia di plastica dura possa andare a contatto diretto con il telaio. E poi c'erano i laccetti in basso che mi davano un po' fastidio, quindi svolazzavano ad alta velocità, e quindi ho trovato modo di incastrarli lì utilizzando questi piccoli moschettoni che avevo. Quindi restano ancora queste, che credo che non fissero proprio, anzi mi sa che toglierò proprio queste cordine di qua, e queste che sono state attaccate, diciamo, in maniera un pochino creativa a quest'altra fibbia. L'ho provato fino a 110 all'ora più o meno in tangenziale, e la paura mia qual era? Che entrasse di qua del freddo. In realtà non l'ho sentito. Vi darò aggiornamenti col tempo, se mai dovesse fare più freddo e magari l'aria che passa di qua diventa fastidiosa, mi inventerò qualche altra cosa. Ciao amici. Altra cosa che non vi ho detto è che oltre alla sacca che ho mostrato, quindi qui dentro c'è una sacca per il cellulare che sta, insomma, protetto, c'è anche questa ulteriore sacca che in realtà contiene sia questo, che serve a proteggere il sellino dalla pioggia quando parcheggiate il motorino. Ora così, diciamo, con due mani vi assicuro che si riesce a mettere per bene e lo copre tutto, sia questo che serve a metterci questa roba qui, questo pezzo di thermoscoot a mo' di grembiule, e quindi ci ripara da freddo e pioggia anche sul petto. Magari non lo sapevate, insomma vi ho fatto vedere che c'è anche questa ulteriore possibilità di utilizzo
di tutti questi lacci e laccetti che sono presenti all'interno del Thermoscoot nelle varie tasche nascoste, ma che ci sono. Vi mostro a questo punto che ci sono anche questi, che sono delle fibbie per muovere e spostare agilmente il Thermoscoot. E poi, dulcis in fundo, ci sono dei fermi qui che servono per questi qua, che immagino servano per ancorare per bene il cuscino gonfiabile che è qui dentro. Non so se hanno magari anche altri usi, però diciamo che personalmente credo che possano stare lì buoni e serrati così come vedete. Niente, penso sia purtroppo obbligatoria per l'inverno, quantomeno qui a Milano. Al solito, se avete dubbi, suggerimenti o altro, scrivetemeli nei commenti e vi risponderò appena possibile. E sempre nella descrizione trovate anche il link per l'acquisto del Thermoscoot su Amazon. Ciao a tutti!